Vi porto una buona notizia. Il disordine mondiale, cioè le crisi, i conflitti, le guerre, gli stupri, i massacri, nei prossimi anni saranno sempre di più. Ora, mi rendo conto che messa così non sembra davvero una buona notizia, però è la meno cattiva. È la meno cattiva perché ci sono molte idee in circolazione, molte persone che dicono bisogna costruire un nuovo ordine mondiale. E questa è davvero la notizia inquietante. Perché è inquietante? Perché, ve lo spiego in due modi. Uno è un modo empirico. Nel corso della storia, gli ordini mondiali, che non sono mai stati degli ordini veri e propri, non sono mai stati mondiali, sono stati casomai degli ordini parziali, provvisori, locali, ma comunque i momenti in cui ci si è massacrati di meno, diciamo così, sono seguiti sempre a delle grandi guerre di sterminio, per usare una formula di Immanuel Kant. E non è un caso. Le grandi guerre di sterminio, gli ordini sono, se volete, un breve riassunto di storia, dopo la guerra dei 30 anni la pace di Westfalia, dopo le guerre napoleoniche il congresso di Vienna, dopo la prima e la seconda guerra mondiale gli accordi di Yalta e di Potsdam. Dicevo, non è un caso e non è un caso sfortunato, ma è una regolarità, ed è una regolarità che si spiega, è spiegabile. Intanto stiamo parlando di politica internazionale. La politica, anche se molte volte il concetto e la pratica è molto travisato, però la politica essenzialmente è un luogo di incontro, confronto, scontro di interessi. Per grandi parti della durata della storia questi interessi riescono a trovare degli accomodamenti. Ovviamente c'è sempre qualcuno che vince e che perde, ma che tutto sommato gli accomodamenti sono pacifici. Poi nel corso del tempo diventa sempre più difficile trovare degli accomodamenti, fino al punto in cui gli accomodamenti non si trovano più e gli antagonisti si misurano gli uni con gli altri come minacce esistenziali. A questo punto siamo sull'orlo di una guerra. Ma come si passa dall'accomodamento all'annientamento, la guerra di annientamento? Stamattina è già stato citato un filosofo greco, Eraclito, che spiegava, dava la spiegazione più semplice, più ovvia: tutto scorre, tutto cambia, non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume. Quindi questo vuol dire molto semplicemente che quelle potenze che erano riuscite massacrando porzioni intere di umanità, disintegrando stati, imperi, costringendoli all'obbedienza, con delle guerre di sterminio, dopo le quali sono stati in grado di imporre il loro ordine, di dettare le regole e di farle rispettare, ebbene quelle potenze lì sono meno potenti di quando hanno potuto scrivere le regole e nel corso del tempo riescono sempre di meno a farle rispettare. Perché? Perché tutto scorre. Perché i rapporti di forza fra le potenze cambiano. Quelli che sono stati sconfitti a un'epoca della storia riprendono un po' del loro vigore e poi sempre di più, fino al punto in cui diventano un problema. Oppure nuove potenze emergono, che non esistevano prima. Nel corso della storia ne abbiamo viste centinaia di nuove potenze che sono nate e che nessuno avrebbe potuto immaginare che potessero nascere mai un giorno. Basta immaginare la Cina oggi. Agli inizi di questo secolo la Cina era la settima potenza mondiale e nessuno mai avrebbe potuto immaginare, quelli che studiavano politica seriamente all'epoca lo sapevano, ma diciamo nessuno nella grande massa avrebbe potuto immaginare che potesse diventare il rivale sistemico, come è stato definito dall'Unione Europea, la Cina. Il fatto è che appunto quello che è successo è che nel frattempo non soltanto la Cina è cresciuta, ma altre potenze sono cresciute, e questa è una costante della storia. Alla fine dell'Ottocento, per esempio, diciamo che l'Ottocento è stato marcato dai risultati del Congresso di Vienna, però c'erano due potenze
che erano abbondantemente emergenti all'epoca, gli Stati Uniti ovviamente e la Germania, che non avevano partecipato al Congresso di Vienna. Gli Stati Uniti perché erano appena nati, poi uscivano da una sconfitta di una guerra con la Gran Bretagna, e la Germania perché semplicemente non esisteva. Ebbene, quelle potenze avevano preso un peso così importante nelle relazioni internazionali che ormai esigevano che le regole che erano state scritte a Vienna nel 1815 cambiassero per accoglierli in questo nuovo consesso di cui loro stavano diventando i veri protagonisti. Quindi c'era una discrepanza fra la loro forza e le regole che organizzavano le relazioni internazionali. Cosa è successo? La Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è una conseguenza di questo. Quindi quello che è stato presentato in maniera molto semplificatrice, se vogliamo, come la trappola di Tucidide, sapete, questa citazione che ormai è diventata, soprattutto negli studi che faccio io, è diventato un luogo comune piuttosto noioso, devo dire. Una citazione di un brano di Tucidide delle guerre del Peloponneso, in cui Tucidide dice Sparta a un certo punto si è accorta che Atene era diventata troppo potente e quindi da questo nasce la guerra del Peloponneso. Però la trappola di Tucidide in realtà è quello che vi ho descritto fino adesso, è quello che nei termini delle relazioni internazionali e della politica internazionale si chiama ineguale sviluppo delle nazioni. Ovviamente la forza non è che sia misurabile in termini assoluti, però devo dire che fra tutti i criteri che compongono la forza, fra cui abbiamo anche ovviamente la forza militare, abbiamo le istituzioni, gli uomini e le donne politiche sono abbastanza importanti. In questo momento stiamo vivendo una fase di grande povertà da quel punto di vista. L'economia è il fattore in definitiva più importante, in ultima istanza il più importante per varie ragioni, perché quelle, vi dicevo prima, la Germania e il Giappone alla fine dell'Ottocento erano diventate importanti perché erano diventate grandi potenze economiche, quindi occupavano degli spazi che necessitavano delle regole. Ma c'è anche una ragione molto più immediata: se un paese non ha una forza economica non c'è niente che possa supplire la forza economica. Molti dicono sì, la Russia ha un grande esercito, la Corea del Nord ha un grande esercito, però se questi eserciti sono impegnati senza un retroterra economico solido, consumano tutte le risorse e provocano il collasso del paese che si è lanciato in queste iniziative. D'altra parte la Russia l'ha già subito 2 volte, questo nel corso del XX secolo, si è impegnata in iniziative militari che non poteva sostenere, e ora l'ha fatto di nuovo e non potrà sostenerle. Comunque vi do già spoiler, come va a finire questa guerra: la Russia ha perso, questo ve lo posso dire già per certo. Quindi noi siamo arrivati comunque, questo ultimo scorcio di secolo, siamo arrivati a un punto in cui, come diceva Kissinger nella sua ultima intervista del maggio dell'anno scorso, al compimento del suo 100° anno di età, diceva: gli Stati Uniti e la Cina si vedono come rivali sistemici, come nemici esistenziali. Quindi, concludeva, siamo sull'orlo di uno scontro fra le grandi potenze. Lo vedeva come un pre-1914, però faceva tra le righe un caveat, diceva in questa guerra, cioè non lo diceva, io traggo questa conclusione, ne sono anche molto convinto, al punto di presentarla davanti a voi, che oggi come oggi né la Cina né gli Stati Uniti sono in grado di vincere una guerra di sterminio. Nessuno è in grado di farlo. Quindi sarebbe una guerra di sterminio senza risultato, senza nessun nuovo ordine mondiale, perché non hanno le forze, molto semplicemente. E nessun altro le ha. Nessun altro ha la forza per prendere il posto degli Stati Uniti come regolatore dell'ordine internazionale, cosa che evidentemente è sotto gli occhi di tutti. Gli Stati Uniti non sono più in grado di fare. Perché? Ma perché gli Stati Uniti per arrivare là hanno seguito un percorso che oggi nessuno si può nemmeno sognare, perché il percorso non è soltanto la crescita economica dell'Ottocento, ma è anche il fatto che questa crescita economica ha determinato alla fine del secolo una guerra contro la Spagna che ha permesso agli Stati Uniti di dominare 2 oceani e la vittoria in 2 guerre mondiali. Certo, ci sono delle potenze che hanno una forza economica che non si poteva neanche immaginare, ma è solo l'inizio di un percorso. Quindi si può trarre una conclusione che gli Stati Uniti e la Cina non si possono fare la guerra, d'altra parte
penso che sia chiaro a tutti che se gli Stati Uniti e la Cina si fanno la guerra non sarà una guerra isolata tra Stati Uniti e Cina, tutti saranno coinvolti. Però non se la possono fare perché sanno di non poterla vincere. E non è neanche la questione delle bombe atomiche, sanno che la bomba atomica, se cominciamo a tirarci le bombe atomiche, allora chiusa la partita. No, è una questione pratica, e questo era quello che Kissinger lasciava intendere. Però Kissinger era un razionalista e non voleva, siccome compiva il suo 100° anno di età, d'altra parte è morto poche settimane dopo, non voleva lasciare un brutto ricordo di sé, diceva, questa è la speranza. Però ometteva di dire che questo non basta, perché sia in Cina che negli Stati Uniti ci sono i teorici del primo colpo, che dicono bisogna colpire prima che loro colpiscano noi. Questo è quello che è successo nel 1941, i giapponesi hanno attaccato gli Stati Uniti per queste ragioni. Sapevano che se fosse andata avanti gli Stati Uniti sarebbero stati imbattibili, e lo erano già, come la storia ha dimostrato, e quindi hanno attaccato per prima. E poi un'altra cosa ometteva, che è ancora più pericolosa, ed è la storia dei sonnambuli. Sapete questo libro dello storico australiano Clark che si intitola I sonnambuli, cioè una grande miscalculation, come si dice in inglese, nel senso che le cose sfuggono di mano. Nel giugno del 1914 nessuno voleva la guerra, nell'agosto 1914 scoppia la prima guerra mondiale. Questi sono i due rischi che comunque sono immanenti, non dico imminenti, attenzione, ma immanenti, sono lì. E questo è il grosso rischio che pesa sulle relazioni internazionali oggi. Se qualcuno avesse in testa di fare l'ordine mondiale dovrebbe passare per una guerra di sterminio. E quindi se siamo messi di fronte alla scelta, naturalmente non è una scelta che possiamo fare noi purtroppo, tra disordine mondiale crescente e guerra mondiale, scegliamo il disordine mondiale crescente. Ora, quando io presento queste cose, d'altra parte il succo del mio libro è riassunto proprio in poche parole, vengo spesso tacciato di pessimismo. Penso che molti di voi abbiano avuto questo pensiero nella testa. Io non penso che sia pessimismo, perché ho sempre paragonato il mestiere dell'analista politico serio al mestiere del medico. Un medico quando scopre una malattia non è pessimista. Se vuole curare una malattia deve conoscere la malattia. Ed è l'unico modo di farlo. Naturalmente ci sono anche i ciarlatani. I ciarlatani vi dicono quello che voi volete sentirvi dire, andate a casa, morite della vostra malattia perché avete avuto un medico ciarlatano. E anche in questo caso direi che il paragone con la politica calza perfettamente. Quindi l'analista politico, se è serio, deve dire che le cose come stanno. È difficile, lo so, ma d'altra parte c'è un'altra analogia col mestiere del medico, ed è che per diventare medico bisogna studiare tanto. E per diventare politici bisognerebbe studiare almeno altrettanto. Quando io ho cominciato a interessarmi seriamente di politica mi hanno detto fra una ventina d'anni sei pronto. Più o meno, non era così sbagliato come calcolo. E quindi direi che io la vedo in una maniera non ottimistica, ovviamente, perché la realtà è quella che è, non è inutile nascondere la testa sotto la sabbia, però nel mio mestiere io mi sento di fare qualche cosa di positivo, che è spiegare la realtà. Nel senso che se le persone che vengono ad ascoltarmi, particolarmente a Sciences Po, dove ci sono dei ragazzi che entreranno nell'attività politica nel senso più ampio del termine, se questi ragazzi riescono a capire la realtà per quello che è e non a immaginarsene un'altra, a studiare la realtà e a mettere dell'impegno a studiare la realtà per quello che è e non per quello che loro vorrebbero che fosse, allora a quel punto possono agire sulla realtà. Il futuro non è scritto, se si conosce il presente si può agire sul futuro, se no, ahimè, siamo persi. Grazie.